Le frasi che aprono la Costituzione indicano immediatamente i tratti distintivi dell'Italia. Essa è in primo luogo una repubblica, cioè uno Stato in cui gli organi di governo sono scelti dal popolo e non vi è un sovrano che tiene il potere per via ereditaria. La scelta di trasformare l'Italia da monarchia a repubblica è stata presa dagli stessi cittadini italiani nel referendum del 2 giugno del 1946. È quindi democratica. Le decisioni che coinvolgono tutti non possono essere prese da poche persone, ma devono essere condivise dalla maggioranza dei cittadini, i quali possono esprimersi in via indiretta, eleggendo dei rappresentanti in Parlamento, o in via diretta, per mezzo di strumenti come il referendum. Tuttavia, come la storia immediatamente precedente alla Costituzione ha mostrato, è possibile che le maggioranze esercitino con prepotenza il loro potere, prevaricando le minoranze. Per questo la Costituzione prevede forme e limiti all'esercizio della sovranità. La Repubblica è infine fondata sul lavoro. Nella società delineata dalla Costituzione nessuno può più vantare titoli di merito che non siano fondati sul contributo che gli sceglie di dare, secondo le proprie possibilità, al progresso e al benessere della società. La Costituzione è il nostro documento solenne, frutto di tanti sacrifici e battaglie, delle quali sono stati protagonisti grandi personaggi che si sono impegnati per far sì che all'Italia si potessero affibbiare gli attributi di repubblicana e soprattutto democratica. Tra i maggiori esempi di Costituzione ricordiamo Tina Anselmi. Tina Anselmi nacque nel 1927 a Castelfranco Veneto. Essa avvia la sua carriera alla giovane età di 16 anni, quando il 26 settembre del 1944, in una tipica gita scolastica del tempo, assistette all'impiccagione di 31 antifascisti, tra i quali vi era il fratello della sua compagna di banco. In seguito a questo episodio, l'Anselmi decise di prendere parte attivamente alla resistenza. Era come far finire la guerra perché finissero le morti e le impiccagioni. A cosa portava quella dottrina? Si chiedeva la giovane Tina. Bisognava agire per far finire la guerra, creare le condizioni migliori perché nella pace l'Italia potesse riprendere il cammino sulla strada della democrazia. Era un impegno per la pace. Ecco, una delle cose che abbiamo capito benché fossimo ragazzini. L'avventura inizia tra le colline venete, dove con la sua bicicletta e il nome di battaglia di Gabriella divenne staffetta partigiana della brigata Cesare Battisti. Nonostante la sua giovane età, riuscì perfettamente a conciliare gli impegni scolastici con i suoi sotterfugi da attivista in incognito, senza destare assolutamente sospetti neanche per la famiglia, che venne a sapere della sua doppia vita solo in seguito alla liberazione d'Italia. Per cambiare il mondo bisognava esserci, senza partecipazione non c'è democrazia. Ma l'impegno di Tina non finì certo lì. Quello fu solo l'inizio di una lunga vita dedicata alla difesa della cosa pubblica e della democrazia. Dopo aver conseguito la laurea in lettere, come adolescente consuma le ruote della sua bicicletta, mentre ispeziona le condizioni di lavoro degli ultimi, e già da qui inizia a ruminare su come poter cambiare le cose. L'occasione si presenta quando nel 1976 divenne ministro del lavoro e della previdenza sociale, diventando la prima donna ministra in Italia. Ho piacere come donna e come primo ministro donna di avere proprio questo ministero. Neanche un anno dopo promulga la legge Anselmi sulle pari opportunità tra uomo e donna e sui diritti dei lavoratori. L'anno successivo svolge la carica di Ministro della Sanità e lo stesso anno promuove la legge sul Servizio Sanitario Nazionale, la SSN, che garantisce a tutti i cittadini in condizioni di uguaglianza l'accesso universale all'erogazione equa delle prestazioni sanitarie. Ciò l'ha reso oggetto di varie minacce, infatti molti furono i tentativi di omicidio nei suoi confronti. Sempre come Ministro della Salute firmò a favore della legge Basaglia che fece serrare i manicomi e persino la legge che regola l'accesso all'aborto, nonostante essa fosse democristiana. Quando io faccio una legge giusta, io risolvo il problema di 1000 persone. Tina poneva in primo luogo la Costituzione, lasciando da parte i suoi ideali da cristiana in nome della democrazia, perché tutti potessero essere liberi di esercitare la propria libertà senza essere vincolati dal credo altrui. Ed è proprio per questa sua capacità di saper prescindere dagli ideali di partito che la cosiddetta Tina Vagante nell'81 viene nominata presidente della commissione d'inchiesta sulla loggia massonica P2, tra i quali vi erano alcuni membri del suo stesso partito. Con questo gesto dimostrò nuovamente di essere un'ostinata rappresentante della Costituzione. Tuttavia questo incarico le costò insulti e delegittimazione, nonché un crescente isolamento politico negli anni successivi, che la portò a concludere la sua attività politica.
Gli ultimi anni di vita, come gli altri d'altronde, furono caratterizzati da un impegno sociale. Celebre fu il suo discorso dal titolo Nessuna persona inutile, tenutosi presso l'Università di Trento nel 2004. Politica la fai per il paese, la fai per la tua gente, la fai perché cammini. Le leggi sono molto, molto importanti. Le leggi cambiano la condizione di vita e fanno diventare un diritto quello che malamente veniva accettato come dovere. Tina Anselmi morì nella sua abitazione di Castelfranco Veneto nel 2016 a causa della malattia di Parkinson, della quale era affetta già dal 2001 e che con gli anni è andata a peggiorare. La nostra storia ci dovrebbe insegnare che la democrazia è un bene, delicato, fragile, deperibile. Una pianta che attecchisce solo in certi terreni, precedentemente concimati attraverso la responsabilità di un popolo. Dovremmo riflettere sul fatto che la democrazia non è solo libere elezioni, non è solo progresso economico, è giustizia, è rispetto della dignità umana, dei diritti delle donne. È tranquillità per i vecchi e speranza per i figli. E pace.